Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della Luna, amici del Toro. La Luna potrebbe parlarci di un momento un po' nostalgico, un po', diciamo, rivolto al passato. Potrebbero esserci come delle cose che ritornano a galla, delle situazioni, dei sentimenti, dei pensieri. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Ok, partiamo subito con un 4 di coppe, il carro, abbiamo un 2 di spade, imperatrice, 4 di pentacoli, 6 di coppe, e 6 di spade. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere lo sviluppo energetico di questo periodo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse, non importa quale sia il legame che vi unisce, e cercherò di confrontare i due movimenti energetici. Una cosa che non ho detto prima, sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione sulla lettura semestrale. Per chi volesse maggiori informazioni mi può contattare via mail. Bene, andiamo, ok, 4 di coppe spiegato, da un 3 di spade, da un 5 di spade, da un cavaliere di spade. Che cosa è successo qui ragazzi? Potrebbe essere qualche tipo di tradimento che non si è visto, come se non si fosse visto arrivare. 4 di coppe è sempre un po' la carta delle persone che sono troppo focalizzate sul piccolo, su una cosa sola davanti a loro e non ci si accorge di tutto quello che c'è intorno. Probabilmente siete fissati, e mi spiegherei il perché della luna, su qualche tipo di tradimento, di lotta egoica, di incomprensione su un fatto che è successo nel passato, secondo me, con la luna. C'è come qualche cosa che vi ridonda ancora lì nella testa e che vi fa stare ancora male ed è come se aveste bisogno di comprendere. Andiamo a vedere il carro. 6 di bastoni e carro nuovamente. Qualcuno di voi potrebbe aver voglia di un viaggio o essere in un viaggio in questi giorni. Potreste anche magari organizzare un viaggio, c'è comunque uno spostamento o potrebbe essere qualche tipo di scelta che andrete ad ufficializzare, che andrete a divulgare. Potrebbe essere una scelta importante nella vostra vita. Andiamo a vedere
il 2 di spade, perché ci sono comunque ancora dei dubbi. 5 di pentacoli e 4 di bastoni potrebbero essere dei dubbi sul dove risiedere per qualcuno, perché qui abbiamo il carro e un 4 di bastoni che mi rappresenta un po' la casa. Se per esempio, perché qui abbiamo anche un 5 di pentacoli che è una carta di perdita, se non è molto tempo che magari siete single, può essere che abbiate come un problema del e adesso dove vado a vivere dopo una relazione che finisce, soprattutto quando si convive, ehm, c'è come il dover riassestare anche la parte fisica, pratica, il dove vivere. Però se non è quello il vostro caso, può essere come un dubbio sul se riuscirete mai a costruire, a trovare la felicità, a trovare la stabilità. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo 8 di pentacoli, 5 di pentacoli. Qui sento un po' il passato di questa luna, ragazzi. 5 di coppe e 5 di pentacoli. Qui c'è qualche cosa che vi ha tolto. Può essere tempo, energie. Sono due carte di vuoto, quindi ehm, sento come se qualcuno di voi sentisse un vuoto e stesse cercando la sua imperatrice o imperatore. Sapete che le carte non hanno genere, quindi è solo un'espressione energetica. Però con l'otto di coppe, che è proprio la carta del ricercatore, ho come l'idea che ci sia da ricercare qualcosa di più concreto o se fosse una ricerca interna, è come se qualcuno di voi dovesse capire dove sente il vuoto. Per riuscire a trovare questa felicità, andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Matto. Sì, e 10 di spade, infatti, e il più è ricominciare, il più è fare il primo passo. Tenete presente che il matto vi dice di fare il salto di fede. Anche qui un 4 di pentacoli è sempre un 4. Ho come l'idea che qualcuno di voi sia alla ricerca della stabilità, della pienezza, di qualche cosa di concreto, di qualche cosa che possa crescere, però probabilmente a causa di quello che state ancora soffrendo o a causa del vuoto che state sentendo in questo momento, può essere che stiate facendo come fatica a ricominciare o a fidarvi di qualcuno, affidarvi a qualcuno. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché guardate, 6 di coppe, 7 di spade e mondo. Datemi una carta per il 7 di spade. Vista così mi verrebbe da dire occhio alle illusioni. Abbiamo un cavaliere di bastoni. Non lo so, ho come la sensazione che vi stiate raccontando un po' una fiaba o una favola su questo 4 di bastoni, su che cosa possa essere effettivamente la felicità per voi. È per quello che qui avete un 8 di coppe, avete bisogno di cercare qualche cosa di più elevato. Che cos'è la felicità per voi? Come identificate la felicità voi fino ad adesso nella vostra vita? Come avete pensato la felicità e che cosa vi manca in realtà? Cioè, secondo me c'è come un qualche lato, un qualche tipo di nutrimento, considerata che l'imperatrice è collegata alla madre, che probabilmente state sottovalutando. Andiamo a vedere il 6 di spade. Imperatrice di nuovo. Può essere una donna, quella che avete bisogno di lasciare indietro, o un ideale di donna
o un ruolo. Per esempio, se voi foste donne, potrebbe essere il fatto di, non lo so, siccome l'imperatrice è l'archetipo della madre, è come se voi doveste pensare, cioè se voi pensaste, aveste anche le credenze limitanti, perché qui c'è un 6 di spade, che la donna deve essere la mamma dell'uomo, no? Ipotesi in una relazione. E questa è un qualche cosa che dovete ricalibrare, riequilibrare. Ci deve essere uno scambio, no? Una cosa per lo stile. Comunque ragazzi, sento che con queste carte alla fine del periodo c'è come un riequilibrio, potrebbero essere come delle regole da dare a questa nuova situazione, a questa nuova relazione. Non tanto nella terza, ma secondo me nella quarta settimana potreste incontrare qualcuno di nuovo. Nella terza, secondo me, c'è ancora qualcuno che fa parte del passato. Anche qui abbiamo un 6 di coppe che mi parla di passato. È come se ci fossero degli attaccamenti qui. Allora, con questo cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona, un atteggiamento. Cavaliere di bastoni è una di quelle energie che viene di notte, ok? Per quello che si dice sia la carta dell'amante. Va e viene, questo è un po' il senso. E qui abbiamo anche questo 7 di spade. Però essendo come vi posso dire, un elemento di fuoco, riguarda proprio la passione, è l'amante. Quindi qui c'è un qualche cosa o di fisico o a livello di attrazione o a livello di comportamento, quindi questo andirivieni, al quale voi potreste attaccarvi. C'è come qualche cosa di affascinante in questa persona, io trovo, e sento con questo mondo che è come se voleste tutto di questa persona. Cioè, vi piace parecchio. Il punto è che arrivate da qualche cosa di duro, di tormentoso, e avete come bisogno di capire cosa identificate voi come felicità, stabilità. Vi dico, vedendo il cavaliere di bastoni e la carta della luna potrebbero anche essere, giustamente il cavaliere di bastoni sotto 6 di coppe, sono due carte queste che parlano di passato. Potrebbero esserci delle dinamiche, secondo me, più che delle persone, perché la persona. No, non sento che sia un ritorno. Cioè è più un'energia che sta uscendo e un'energia nuova che entra, secondo me. O comunque è una nuova conoscenza, un nuovo. Perché qui avete matto e mondo, quindi è come un nuovo inizio, io lo sento un po' così. Però è come se avesse bisogno di regole per concretizzare, per crescere, per prosperare regole e anche una sorta di pulizia a livello di ideologie, di aspettative, perché qui comunque avete un 7 di spade, qualche bugia ve la state menando. Perché anche comunque 6 di coppe, se io guardo 6 di coppe e 7 di spade è la carta normalmente delle bugie, 6 di coppe è la carta dell'amore romantico che si vive in adolescenza, quindi quell'amore tutto cuoricini e farfalle e bacetti e forse, nel senso è un amore, è un ideale di amore molto infantile, è un po' la fiaba, no? Quindi sento come delle illusioni qui. Non è una carta negativa, anzi è molto positiva, è solo un po' troppo romantica e questo potrebbe portarvi a vedere cose che magari non ci sono, non lo so, a crearvi come ancore, perché qui abbiamo un 4 di pentacoli che è la carta dell'attaccamento, a questo personaggio che non dico siano negative, assolutamente, però è il punto da dove arrivano che è un'illusione. Poi non dico che
insomma, in realtà non si vede se vada bene o male la cosa, semplicemente è come se ci fosse un ho trovato la persona dei miei sogni. E infatti anche la luna è collegata ai sogni, però è come se fosse un ideale un po' cieco. Ecco, 4 di coppe, 2 di spade. Mi viene da dire, tenete i piedi per terra, non idealizzate l'altra persona. Mm. Ehm, quando potreste conoscere questa persona? Secondo me, sì, diciamo, secondo me nella quarta settimana di luglio. Qualcuno potrebbe averla già conosciuta, ma lo sento veramente per pochi, sinceramente. Va bene, andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Uh, il matto. In qualche modo questa persona potrebbe essersi buttata. Tenete presente che adesso io parlerò come se aveste una relazione, ok? Può anche essere lo sviluppo dell'energia di questa nuova persona nel caso foste single. 4 di spade, 8 di pentacoli, cavaliere di spade, la forza, re di coppe e 7 di bastoni. Mm. Dunque, diciamo che con questo matto promette bene la cosa. Cavaliere di bastoni, ragazzi. Ah, non ho detto i segni zodiacali. Ve li dico adesso. C'è Cancro, Leone, Cancro e Leone. I più forti che sento fino ad adesso. Potrebbe anche essere Pesci. Ok, allora abbiamo la Luna, il 3 di spade che avete entrambe e il Cavaliere di bastoni. Sento che anche questa persona ha qualche tema del passato che deve risolvere, però sento anche che non so, dipende anche da quanto tempo vi state frequentando, vi siete conosciuti. Mm, può essere già un passato tra di voi, un passato che ha fatto soffrire. Ci sono state come delle paure con questa luna. Andiamo a vedere il 4 di spade. Però c'è come un nuovo inizio da parte di questa persona. Difatti abbiamo un fante di coppe che è come una proposta. E un 6. Che interessante. Allora, 6 di bastoni. Il 4 di spade è una carta di ritiro. Vedendo la carta senza spiegazioni, mi sarebbe venuto da dirvi che questa persona potrebbe aver avuto bisogno o potrebbe aver bisogno in un futuro di un momento di riflessione, però è anche vero che poi con queste due carte c'è come una proposta al dialogo, una proposta a vedersi, una proposta ad incontrarsi, ad affrontare certi temi probabilmente. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli.
Mm. Io non sento che questa persona abbia voglia di costruire. Re di Pentacoli, 5 di coppe. 5 di coppe ce l'avete anche voi. Entrambe sento che siete ancora sofferenti per qualche cosa che è successo nel passato. Può essere un passato comune o ognuno il suo. E c'è ancora come questa sensazione di vuoto con il 5 di coppe che voi vorreste colmare. L'altra persona non lo so in realtà. C'è un tema anche qui con una materialità, 8 di pentacoli, re di pentacoli. Può essere forse più un tema legato al lavoro per questa persona, per voi legata a più che alla casa intesa come senso come mattoni, può essere più il focolare. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 6 di pentacoli che voi avete già qui e asso di coppe. Sento come se la persona fosse un po' rigida, un po' dura, un po' caterpillar mi verrebbe da dire con questo ehm, cavaliere di spade. Potrebbe essere una persona anche molto diretta effettivamente, però c'è un tema qui con il lasciarsi andare, secondo me, perché il 6 di pentacoli è il dare, ma dare il giusto, dare in modo equilibrato. E poi abbiamo questo asso di coppa al contrario che mi indica come una chiusura del cuore, probabilmente a causa di questo 5 di coppe e 3 di spade. Andiamo a vedere la forza, 3 di coppe, che cosa ho visto? Ah, pensavo fosse la luna. Ah, no, è già uscita. E la stella. Allora, stella 3 di coppe. Guardate, io credo che questa persona, difatti avevamo il 4 di spade qua, sia in una fase di guarigione, perché abbiamo come nuovi obiettivi con questa forza, è come se stesse cercando la forza appunto di andare avanti, di cercare nuovi obiettivi. La carta della stella è anche una carta di speranza. E in questo caso il 3 di coppe mi parla di divertimenti. O può essere che la persona non creda molto nei rapporti, nelle relazioni, perché c'è un 3 di spade qui. Anche voi ce l'avete, ma può esserci stato come qualche tradimento. Può essere anche da parte degli amici, eh. Andiamo a vedere il re di coppe, perché comunque il re di coppe mi dice che in un futuro questa persona potrebbe effettivamente, avevo le carte al contrario, morte, potrebbe cambiare la cosa e questa persona potrebbe iniziare a provare un sentimento, ragazzi. Re di coppe è quella persona che ha maturato un'intelligenza emotiva. Potrebbe esserci solo una paura a buttarsi qua, eh. Anche se sento che con questo matto un passo in avanti si farà. E qui con questo re di coppe vedo che le cose cambiano. Abbiamo anche la morte, che è la rigenerazione, la trasformazione. Può essere che cambi il livello. Non lo so, sapete che cosa sento qua? Perché voi avete un cavaliere di bastoni e qui c'è un fante di bastoni al contrario. C'è un qualcosa con il fascino, con il savoir-faire, con il, non lo so, con la chimica. Andiamo a vedere 7 di bastoni. Mondo, anche questa persona, così come ce l'avete voi qui,
e imperatore. E voi qua sopra avevate l'imperatrice. Wow. Fatemi vedere una cosa. 4 di bastoni. Ok, non abbiamo 2 di coppe né amanti da nessuna parte, però è vero che abbiamo 2 6 di pentacoli, la stella, il 4 di bastoni, un 6 di coppe, imperatore e imperatrice, due volte il mondo se ce li vogliamo mettere in mezzo. Sì, però poi non c'è neanche giudizio, non so, potrebbe essere una persona ehm, con la quale secondo me rielaborare qualche questione karmica del passato. Non perché abbiate un karma, ma magari sì. Diciamo che non è necessariamente detto che abbiate un karma insieme, né in questa vita né nel passato, però ognuno per conto suo, sento che è come se dovesse rielaborare un karma proprio e questo incontro vi desse la possibilità di riportare le cose in equilibrio. Questa relazione, se è tanto che vi conoscete, c'è come la possibilità di una trasformazione da parte di questa persona, un po' ritornare a sognare da parte vostra. Non lo so, sento che avete due mondi alla fine, imperatore e imperatrice. C'è come la possibilità di concludere qualcosa, di arrivare ad un traguardo. Mm? Quindi nel caso foste magari conviventi o comunque abbiate una relazione già un po' più corposa, vissuta, qui potrebbe esserci stato qualcosa nel passato che comunque si andrà chiarendo. È come se voleste la stessa cosa ma da diversi punti di vista probabilmente. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Uh, la maschera, e mi ricorda tanto questo 7 di spade. Che maschera state mettendo? Mm. Non mostrare i veri sentimenti, nascondere la personalità. Parla anche di gaslighting, quindi di cambiare la realtà e ci sta con questo 7 di spade. Oh, e poi abbiamo la carta degli anelli di matrimonio, parla di unione, di una connessione di anime e abbiamo lì il 6 di coppe ragazzi e questi due 6 di pentacoli. Parla di amore eterno e di una promessa che è per sempre. Sì, secondo me vi siete già conosciuti in altre vite, potreste essere stati magari fratelli o cose per lo stile, è come essere a casa con questa persona, sento. Fatemi sapere, amici del Toro, nei commenti come vi risuona la lettura, spero che comunque ci siano stati spunti di riflessione interessanti per voi. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail oppure potete anche scrivermi un WhatsApp o abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze, però in più ci sono tanti altri argomenti, metafisica, metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di alto-basso astrale, di come sviluppare i sensi psichici, di vista eterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4 perché una è stata sdoppiata, 3A e 3B sono due playlist che vanno viste parallelamente. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!